Ragazzi, credetemi, sono letteralmente senza parole. È la prima volta che mi capita di perdere il controllo di un drone al decollo, nonostante avessi calibrato la sua bussola prima di decollare e nonostante mi fossi accertato che non ci fossero interferenze nell'aria prima del volo. Cioè, tra l'altro ha mancato la mia auto per tipo 5 cm di altezza per andare poi a suicidarsi lì in fondo contro quei muretti. Assurdo. E queste sono le sue condizioni dopo l'incidente, il crash che avete visto a inizio video. Le eliche sono decisamente da sostituire, i bracci sembrano ok, non ci sembrano esserci altri danni gravi. Vediamo la fotocamera, sembra ok, in buono stato, ma non mi fiderei di farlo volare un'altra volta, proprio no. E sono davvero dispiaciuto perché questo è un modello che attendevo particolarmente. Infatti è un piccolo drone sotto i 250 grammi, dal costo contenuto attorno agli 80 euro e con cam, pensate, 6K, almeno sulla carta. Ma dopo quello che è successo a inizio video sono un po' spaventato, credetemi. E sono ulteriormente dispiaciuto perché questo drone, almeno inizialmente, veniva pubblicizzato come drone super leggero con cam 6K e gimbal meccanico a 2 assi, come vi mostrai quando realizzai l'articolo su questo modello sul mio sito. Poi è stato cambiato tutto in corso d'opera e mi è arrivato un drone senza gimbal meccanico e anche sulla pagina del prodotto ora è stata sostituita anche l'immagine che riportava il gimbal meccanico a 2 assi. Ok, queste sono cose davvero scandalose che non dovrebbero mai esistere. E mi era puntato anche un po' di cose da dirvi su questo drone con un nome improponibile, ovvero XKJ K60 Pro, qualcosa del genere, comunque con Follow Me, 30 minuti di volo, un buon radiocomando incluso con display LCD, la borsa per il trasporto che non è per niente male, ma il drone in sé credo sia praticamente un giocattolo e anche molto pericoloso, con antenne che fuoriescono da ogni dove, con la V+ che a questo punto non so se è vera oppure no. Insomma, se dovessi ricomprarlo non lo ricomprerei. E purtroppo queste sono cose che possono succedere quando acquistiamo droni di aziende sconosciute. Mi successe qualcosa del genere in estate con un drone della Ishin, anche se non con questi risultati tragici. Cosa posso dirvi ora? Beh, sicuramente non posso consigliarvi questo XKJ K60 Pro, forse è la mia unità difettata, ma io non mi sento sicuro a rivolare con questo drone, anche perché sono rotte 3 eliche e ce ne sono solo 2 di ricambio, quindi nemmeno potrei provarlo un'altra volta. Mi dispiace non avervi ripreso direttamente il suo volo all'indietro senza controllo fino a quei muretti lì, ma è stato davvero tragico. Meglio che sia successo con un drone di questo tipo economico che con droni più costosi come i Mavic. Detto questo, io vi consiglio sempre di attendere le mie video recensioni prima di acquistare un drone sconosciuto come quello che vi ho appena mostrato. Vabbè, vi consiglio qualche altro drone che ho provato in passato e che reputo affidabile. Vi lascio un po' di link e coupon qui sotto in descrizione video, invitandovi ad entrare, se volete, nel mio canale Telegram ufficiale Tech Best Deals, dove pubblico ogni giorno offerte e coupon aggiornate su droni e tantissimi altri prodotti, oltre alle segnalazioni sui nostri nuovi video. Perdonatemi, ma sono davvero afflitto oggi, non pensavo che sarebbe finita così, però è andata in questo modo, non posso farci davvero niente, mi dispiace davvero tantissimo. E ora avrete capito perché vi consiglio sempre di non volare in luoghi affollati. Mi è andata bene che questo drone sia andato alla deriva in totale autonomia, andando a sbattere lì dietro sui muretti dove non c'era praticamente nessuno, ma io volo in luoghi isolati. Ma se avessi volato ad esempio in città, in una piazza, beh, magari avrei potuto creare qualche problema, addirittura incidenti o feriti. State sempre molto attenti, questi non sono giocattoli. Vabbè amici, mi passerà. Ok, se questo video, spero si possa definire video, vi è piaciuto, beh, potete supportarmi lasciandomi un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi al canale e attivando la campanellina per non perdervi le notifiche sui nostri nuovi prossimi video, sperando che vadano meglio. Attenzione però, perché si sono accese le luci frontali. Oh, questo è fantastico. Noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!